Le Sicilie e le Italie sono tra le opere più note e più rappresentative di Salvo. Sono opere che a partire dal 1974, ma soprattutto dal 1975 in avanti, contribuiscono a creare quella sorta di via del largo, per usare un termine preso dalla storia della psicoanalisi, la via del largo dell'arte di Salvo, e cioè la ripresa, la riconsiderazione della pittura, in un momento come quello torinese tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in cui il verbo più comune era concettualizzare, rendere tutto dematerializzato, asoggettivo, il più freddo possibile. Ecco che Salvo, fin dall'inizio degli anni 70, in realtà, fin dal 1970, dalla sua mostra alla Galleria Sperone, rimette il soggetto al centro della pittura. E questa operazione, in qualche modo, trova il suo punto di massima elaborazione nella ripresa e nella riconsiderazione della pittura, la pittura che era stata in qualche modo esiliata dal linguaggio dell'arte, a favore di una sperimentazione multimediale che Salvo stesso aveva frequentato, ma che dal 1973 si volge in ripresa della pittura. Ecco che quindi nelle Sicilie e nelle Italie colpisce innanzitutto questo gioco straordinario, questo divertimento colto da parte di Salvo nella composizione pittorica, nella strutturazione del quadro con una sottile vena di spirito enigmistico anche nella calibratura e nella griglia che viene a creare e che ingloba le lettere insieme alle immagini, ma allo stesso tempo colpisce la vertigine della lista, queste liste di nomi. In questa opera alle mie spalle ci sono 45 nomi, sono i 45 siciliani che hanno reso la Sicilia, dal punto di vista culturale, famosa in tutto il mondo. Questa vertigine di nomi termina con Salvo stesso. Salvo è l'ultimo nome, ma dal punto di vista di Salvo possiamo forse pensare che Salvo è il primo nome. In un certo senso non solo termina la lista dei grandi, ma incomincia un nuovo percorso. Ed è esattamente quello che sta facendo Salvo in questo momento nella ripresa della pittura. La pittura distilla in un unico straordinario amalgama la genialità del passato, l'identità di Salvo nel presente, e in questo modo, riagganciandosi al passato, scavalca il futuro e vive in un eterno presente.